Ad un certo punto la musica smette di essere solo intrattenimento, diventa una porta e qualcuno decide di attraversarla. Nel 1938, in un laboratorio svizzero, un chimico di nome Albert Hofmann sta lavorando su alcune sostanze derivate dalla segale cornuta. Sta cercando nuovi farmaci per il sistema circolatorio. Una di queste molecole viene scartata quasi subito, si chiama LSD-25. Sembra inutile. 5 anni dopo, lo stesso Hofmann riprende in mano quella formula. Durante la sintesi, alcune gocce gli cadono sulle dita. Ne respira i vapori e qualcosa accade. Per circa 2 ore entra in uno stato di coscienza alterata. Gli oggetti si dilatano, i colori esplodono, la realtà perde i suoi contorni abituali. Più tardi parlerà di visioni fantastiche, di un mondo che non è più stabile ma fluido. Pochi giorni dopo, Hofmann decide di ripetere l'esperimento però in modo consapevole. È il giorno della bicicletta. Pedala verso casa mentre il mondo si trasforma sotto i suoi occhi. Capisce che l'LSD non è solo una sostanza chimica, è una porta verso uno stato di coscienza che assomiglia più a un'esperienza mistica che ad una semplice alterazione sensoriale. Hofmann individua affinità con la psilocibina, il principio attivo contenuto nel peyote, il cactus usato nei rituali religiosi dagli indigeni messicani. Per secoli l'umanità aveva già attraversato quelle porte, lo aveva fatto attraverso la religione, attraverso l'arte, attraverso il rito, basti pensare all'antica Grecia. Ora quella porta aveva un nome chimico. All'inizio degli anni 60 la notizia arriva negli USA e arriva nel luogo forse più impreparato a gestirla, l'università. Ad Harvard insegna psicologia un professore di nome Timothy Leary. Nel 62 uno studente entra nel suo ufficio con un barattolo di maionese. Dentro zucchero corretto con LSD. Leary ingerisce una dose. Poche ore dopo dirà: è l'esperienza più entusiasmante della mia vita. E non è un caso. Anni prima un suo amico, Frank Barron, gli aveva raccontato di un viaggio in Messico, di funghi sacri, di una trasformazione profonda. Nel 60, in vacanza a Cuernavaca, Leary accetta di provare il peyote e ne ha la conferma. La realtà, così come la percepiamo, non è la realtà, è una costruzione della mente. Leary parla di stato di grazia, di una consapevolezza improvvisa, di una verità che non si studia ma si attraversa. Prima di lui, un altro intellettuale aveva già intuito tutto questo, Aldous Huxley. Nel 1954 pubblica The Doors of Perception, le porte della percezione. Racconta le sue esperienze con la mescalina. Scrive che l'uomo ha bisogno di porte nel muro per evadere dalla prigione della percezione ordinaria. Arte, religione, meditazione, droghe, strumenti diversi per la stessa necessità. Huxley sostiene che una società sana dovrebbe offrire nuove porte, non più distruttive, per esplorare la coscienza. Quando Leary ritorna ad Harvard, convince l'università a sperimentare la psilocibina. Ma il mondo accademico reagisce molto male, perché il professor Leary capisce subito una cosa pericolosa. Le droghe psichedeliche portano ad una visione politeistica, fluida, incompatibile con le strutture di potere tradizionali. Nel 63 Leary e il suo assistente Richard Alpert vengono allontanati da Harvard. La scienza chiude la porta, la controcultura però si spalanca. Si spostano a Millbrook, nello stato di New York, in una grande villa. Lì nascono rituali, cerimonie, esperimenti. Si definiscono antropologi del XXI secolo. Vogliono reinventare il sacro. Sull'altra costa degli Stati Uniti qualcuno sta facendo la stessa cosa, ma in modo completamente diverso. Si chiama Ken Kesey, scrittore ex atleta, autore di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Con i soldi del libro compra una casa alla Honda, vicino San Francisco. Attorno a lui si raccoglie una comunità di artisti, outsider, visionari. Li chiama Merry Pranksters. Comprano un vecchio autobus, lo dipingono con colori acidi, lo riempiono di microfoni, altoparlanti e luci. Alla guida c'è Neil Cassidy, il mito di On the Road. Sul bus c'è scritto Further, oltre. Il viaggio attraversa l'America, diventa un happening continuo. Nascono gli acid test, feste in cui l'LSD è legale, gratuito e collettivo. Can you pass the acid test? O sei sul bus o resti a terra.
Kesey incontra il professor Leary, due visioni diverse. Leary è rituale, quasi religioso. Kesey è caotico, lucido e fumettistico, ma entrambi stanno facendo la stessa cosa. Stanno preparando il terreno su cui questa trasformazione diventa un fenomeno visibile, collettivo e persino musicale. E soprattutto la California, e in particolare San Francisco, che in quegli anni è già un magnete naturale per chi cerca una vita alternativa, artisti, poeti, studenti, outsider, reduci della Beat Generation e giovani che non si riconoscono più nell'America conformista del dopoguerra. Proprio qui, a metà degli anni 60, accade una cosa nuova. Le idee non restano nei libri e nei campus, ma scendono in strada e si trasformano in stile di vita. Il quartiere di Haight-Ashbury diventa il simbolo di questa comunità. Affitti bassi, case condivise, comuni, giornali underground, centri di assistenza e persino ambulatori gratuiti. Perché l'utopia non vuole solo essere un'idea poetica, ma un esperimento sociale concreto, con tutti i suoi slanci e tutte le sue contraddizioni. In questo contesto, l'LSD non viene percepito soltanto come droga, ma come strumento di esplorazione e per alcuni come una via quasi spirituale. Ed è qui che gli acid test di Ken Kesey e dei Merry Pranksters smettono di essere un'anomalia folcloristica e diventano un modello, perché per la prima volta l'esperienza psichedelica non è privata ma collettiva, organizzata, immersa in suoni, luci, proiezioni in un caos controllato. L'idea è semplice e radicale. Se la percezione può cambiare, allora può cambiare anche la musica, perché la musica è il linguaggio più diretto per descrivere un mondo che non ha più contorni stabili. Ed infatti cambia. Fino a quel momento il rock and roll e il pop avevano una forma abbastanza definita. Canzoni brevi, ritornelli, strutture riconoscibili, un inizio e una fine. La psichedelia invece spinge verso un altro obiettivo. Non raccontare un'esperienza, ma farla vivere. La canzone diventa un viaggio, spesso più lungo, più fluido, pieno di ripetizioni ipnotiche, di improvvisazioni, di timbri distorti, di eco, di riverberi che sembrano aprire lo spazio, mentre chitarre e tastiere smettono solo di essere strumenti melodici e diventano generatori di atmosfera, di soundscapes, di vertigine e di stranamento. San Francisco offre anche i luoghi perfetti perché questo esperimento diventi cultura. Sale da ballo e club come il Fillmore Auditorium e l'Avalon Ballroom, dove non si va semplicemente a sentire un concerto, ma si entra in un ambiente pensato per amplificare l'esperienza, con luci liquide, proiezioni, poster visionari e una dimensione comunitaria che trasforma l'evento in un rito contemporaneo. Lì nasce un nuovo rapporto tra pubblico e musica, non più spettatori passivi, ma persone che si lasciano attraversare dal suono, spesso ballando, spesso perdendosi, spesso cercando qualcosa che assomiglia più ad una trance che ad un intrattenimento. In questa scena emergono gruppi che non sono solo band, ma veri e propri linguaggi. I Grateful Dead, ad esempio, rappresentano forse la forma più estrema di quest'idea. Concerti lunghissimi, improvvisazione costante, un rapporto quasi simbiotico con il pubblico e una concezione della musica come flusso continuo, come se la band non stesse seguendo brani, ma stesse aprendo un canale in tempo reale. È una psichedelia che si nutre di blues, folk e country, ma che li dilata fino a renderli un'esperienza ipnotica. I Jefferson Airplane, invece, incarnano un versante più esplicitamente urbano e politico, con un suono potente, voci riconoscibilissime ed un immaginario che diventa iconico perché riesce a sintetizzare la controcultura in forma canzone, trasformando il rock in un manifesto emotivo, spesso sospeso tra desiderio di libertà e inquietudine. Accanto a loro ci sono i Quicksilver Messenger Service e molte altre formazioni che si muovono in un territorio dove la tecnica chitarristica, l'improvvisazione e l'elettricità non servono a mostrare virtuosismo, ma a costruire paesaggi mentali, come se ogni brano fosse un ambiente nel quale entrare. E poi c'è una figura che sembra uscire da un romanzo e che infatti diventa leggenda. Janis Joplin.
La sua importanza non è solo musicale, ma è simbolica. Janis Joplin porta dentro la scena psichedelica una voce che viene dal blues più profondo, una fragilità esposta senza filtri ed un'intensità emotiva quasi dolorosa. In una cultura che parla d'amore universale e liberazione, lei mostra il lato bruciante e vulnerabile di quella stessa liberazione, come se ricordasse a tutti che l'estasi non cancella le ferite, ma spesso le rende ancora più visibili. E mentre San Francisco diventa il laboratorio, l'effetto si espande. La psichedelia non resta confinata alla West Coast, ma contagia anche l'Inghilterra, arriva a Londra, entra nei Beatles, nei Pink Floyd, nella moda, nella grafica, nelle copertine e persino nel modo di pensare la produzione in studio. Perché la psichedelia non cambia solo le canzoni, cambia il concetto stesso di suono registrato. Flanger, delay, saturazioni, sovraincisioni e spazi artificiali, cioè tutto quello che permette di rendere udibile una percezione alterata. E qui la psichedelia rivela il suo cuore. Non è semplicemente un genere musicale, come dire rock o pop, ma una visione, un modo di intendere la musica come strumento per modificare la coscienza, per allargare il campo dell'esperienza, per mettere in discussione ciò che consideriamo normale. Per qualche anno questa visione sembra invincibile, perché coincide proprio con un bisogno generazionale reale, la fine delle certezze del dopoguerra, la guerra in Vietnam, il sospetto verso l'autorità e il desiderio di un linguaggio che riesca a dire ciò che la politica e la religione non riescono più a contenere. E la musica, come spesso accade, diventa il primo luogo in cui quel cambiamento si sente prima ancora di essere capito. Vi ricordo la playlist con 10 brani essenziali della prima psichedelia